only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sul Pezzo. Oggi parleremo di quanto sta accadendo in Cina e precisamente delle proteste che stanno avvenendo in molte città cinesi contro le restrizioni correlate al Covid, contro i lockdown e contro quella politica Covid-0 messa in atto dal governo cinese. Lo faremo grazie ad una persona che vive lì e si è resa disponibile a rispondere alle nostre domande. Per motivi di sicurezza oscureremo il volto e modificheremo la voce. Magari potranno sembrare delle misure, delle precauzioni eccessive, ma in realtà per il clima di tensione e di paura che si sta vivendo in quel posto, in questo momento, sono misure proporzionali ad una realtà così dispotica e distopica. Quindi diamo il benvenuto al nostro ospite. Ciao, ben arrivato. Buongiorno a voi, buon pomeriggio per la Cina. Grazie veramente per la disponibilità e per il coraggio. Allora, prima di iniziare, volevo dirti che io so che sai abbastanza bene l'italiano, insomma, però qualora non riuscissimo a interagire, insomma, con facilità, allora proveremo a parlare in inglese, che so essere la tua lingua madre, va bene? Nessun problema, l'italiano sicuramente può funzionare. Perfetto. E allora iniziamo. Io inizierei chiedendoti proprio la domanda più generica, insomma, di darci una cornice, di farci capire che cosa sta accadendo in questo momento in Cina, insomma, di che cosa sei testimone tu. A te la parola. Allora, sicuramente io ho letto alcuni media italiani in cui si depotenzializzano le proteste attuali in Cina. Si depotenzializzano da un punto di vista, come dire, sociale, no? Si dice, alla fine le proteste, le manifestazioni, no? Nel mondo occidentale dal dopoguerra sono sempre avvenute, soprattutto quelle giovanili studentesche, quindi 4 manganellate a casa e si risolve il problema. Questo può essere vero in Occidente, è sicuramente invece una cosa totalmente diversa in Cina, e questa rende sicuramente eccezionale questo movimento di protesta, in quanto da dopo piazza Tiananmen mai si è visto nessun tipo di manifestazione studentesca o manifestazione, diciamo, politica in qualche maniera. Questo è il primo punto essenziale. Poi vorrei fare un attimino lo storico di quello che ha riguardato la politica Covid-0, e quindi che praticamente si è avuto un continuo maggiore, una continua chiusura. Si è visto quest'anno prima su Shanghai una cosa terribile, perché si parla di 4, 5, 6 morti ufficiali da Covid, mentre invece tra suicidi e morti per mancanza di assistenza sanitaria, nel picco del lockdown si è raggiunto quasi 2000 morti al giorno, cose pazzesche, visto che il lockdown è durato totale più di 3 mesi su una popolazione di 25 milioni di abitanti, qual è Shanghai. Detto questo, si è arrivati piano piano in forma di macchia, tipo macchia di leopardo, a chiusure sempre più forti, sempre più restringenti. Una cosa veramente particolare è quella che è successa nel sud, nel Guangzhou, che da noi si dice Canton. È successa una cosa eccezionale, perché fino a mercoledì si parlava della chiusura totale, c'era un incremento di numero dei positivi clamoroso, perché prima 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10.000 casi giorno, fino ad arrivare appunto alla richiesta della chiusura totale della città. Questo fino a mercoledì pomeriggio.
poi mercoledì sera si è avuto la notizia che dalla mezzanotte si sarebbe riaperto tutto. Quindi è una cosa assolutamente incredibile, ma effettivamente giovedì mattina tutto era riaperto e quindi adesso tutto è riaperto. Questo ovviamente è dovuto alle tante proteste e manifestazioni. Ci sono state veramente manifestazioni molto forti, soprattutto in un quartiere dove praticamente è stato rinchiuso più di 2 milioni di persone. Qui i quartieri sono piuttosto grandi in Cina sono molto grandi, soprattutto in città come Canton, Guangzhou, e praticamente da lì sono partite molte manifestazioni, molte proteste, sassaiole nei confronti della polizia e quant'altro. Le mie informazioni mi dicono che mercoledì, siccome si voleva chiudere, era già da una settimana che si diceva si chiude Guangzhou, le mie informazioni sono che delle persone molto potenti qua nel sud impedivano questa chiusura e è venuta una delegazione da Pechino che si sono confrontati appunto con questi personaggi. Stiamo parlando di gente che muove trilioni, no bilioni, trillion, e praticamente nella serata è stato stabilito la riapertura totale, quindi da una chiusura sempre più forte a un'apertura totale. Adesso sembra che questa cosa si sia diffusa, questa apertura si sia diffusa non solo ovviamente a Guangzhou, ma si sta diffondendo in tutta la Cina. Questo va a dimostrare che ovviamente il governo, che si dice che abbia mano totalmente il polso della situazione, invece non è così. Mi è arrivata anche una nota dall'ambasciata cinese in Italia in cui praticamente il partito si sente vittima di questa forma di chiusura. È molto interessante, molto interessante. Vado continuando dicendo che queste manifestazioni che sono state anche queste con le chiusure a macchia di leopardo si sono diffuse un po' ovunque, quindi non solo nel sud della Cina, a Pechino, a Shanghai, dentro le università, fuori dalle università. È una cosa che veramente non è mai successa, è messa una pressione pazzesca al governo, perché ovviamente il governo non poteva, come ha fatto ad esempio a Tiananmen, che per una questione politica è andata a fare una strage pazzesca, qui non poteva farlo perché non si può giustificare salvare le vite umane ammazzando manifestanti. Quindi in questo contesto è possibile fare. Già qualche morto comunque c'è stato, e quindi manifestante, quindi ovviamente non poteva continuare in questa direzione. Vado avanti e la prima cosa che mi viene da dire è come era pensata l'uscita dal Covid. Era pensata l'uscita dal Covid attraverso, come è successo anche da noi, no? Da noi Covid, è partita la guerra in Ucraina e ci siamo dimenticati, ci siamo scordati il Covid. Quindi qua era previsto che praticamente Covid, si faceva tanta pressione fino ad arrivare poi a far partire la guerra in Taiwan. Una questione molto delicata, anche perché ovviamente questa guerra può servire a distrarre l'opinione pubblica dal problema vero che è praticamente il quasi collasso dell'economia, perché a differenza dei numeri che mostra il governo mostra numeri totalmente inattendibili. Si parla di più 3,9 di crescita, si parla di 8,2 di crescita industriale, 3,9 la crescita del PIL, mentre la realtà è totalmente diversa. Basta considerare che tutti i dipendenti
governativi, paragovernativi, statali e parastatali, praticamente sono stati ridotti di salario, fortemente ridotti di salario, e questo già incide nel PIL in maniera pazzesca. Se poi pensiamo che da una città come Shenzhen, faccio solo questo aneddoto, ma le città in questa forma sono veramente tante, praticamente ha avuto un deflusso, ha avuto un esodo di popolazione di circa 5 milioni, circa un terzo della popolazione, che se ne sono dovuti andare dovuto alle cause di chiusura di moltissime aziende. La Luxottica, la Apple hanno dislocato in altri paesi il grosso delle produzioni, e quindi ovviamente molte centinaia di migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro, ma questo vale per tantissime altre piccole e medie imprese, quindi decine, centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che sono collegate anche a quelle grandi hanno chiuso, e quindi hanno visto un esodo di più di 5 milioni di persone solo da una città. Quindi questo ovviamente va totalmente a contrastare con quello che viene detto appunto di crescita industriale oppure di crescita del PIL. È assolutamente contrastato. Ovviamente il sistema che ha basato il suo consenso sulla crescita economica deve crollare l'economia, che ovviamente ci sono numeri fatati soprattutto sul real estate. C'è da considerare che il real estate oggi in certe situazioni vale 20, 30, 40 volte al di sopra del valore reale di costruzione, a volte anche di più di 30 volte, quindi stiamo parlando di speculazione pura. Ovviamente è un valore sulla carta, quindi nel momento in cui il real estate in questo momento già non sta crollando, ovviamente se crolla il real estate con una situazione economica di questo genere, 3 anni di chiusura, vuol dire il crollo dell'economia. Crollo dell'economia vuol dire crollo del sistema sociale e politico. Quindi il paese, per evitare il sistema politico, per evitare l'implosione su se stesso, ovviamente ha un unico sbocco la guerra. Appunto per portare fuori dal paese il problema, esternalizzare un problema interno. Il problema è interno, ma attraverso una guerra viene esternalizzato, quindi ecco che si crea il nemico e si giustifica quindi il crollo dell'economia. Questa è l'unica possibilità del sistema politico di mantenere il potere. Detto questo, ovviamente la guerra si batte, essendo una guerra in atto, perché per raggiungere Taiwan non c'è terraferma, quindi ovviamente la Cina ha un grandissimo potere in terraferma grazie al numero di militari, parliamo di un numero enorme di militari, ma in mare è una guerra tecnologica, quindi è una guerra che la Cina ha già perso. Non è che ha perso forse o ha perso al 70% o all'80%. Stiamo parlando che il 100%, cioè 99,99999% la guerra è già persa comunque. Ovviamente c'è una forte parte del potere politico che vuole evitare questa disfatta. Quindi staremo a vedere. Però ecco l'uscita dal Covid era prevista attraverso questa guerra. Un'altra cosa che devo dire a proposito del sistema politico cinese è il calpestamento dei diritti umani, dei diritti civili umani. Questo sì, si verifica normalmente un po' ovunque, ma è concentrato soprattutto in Tibet e nello Xinjiang. In Tibet sono state fatte cose brutte, ma le cose peggiori sono state fatte nello Xinjiang. Quindi si parla di un vero e proprio genocidio, centinaia di migliaia di persone sono state deportate, si parla di studi chimico-farmaceutici
queste persone per il controllo, per capire appunto un controllo psicofarmaceutico delle masse, quindi stiamo parlando di un vero e proprio genocidio di questa popolazione. Cosa gravissima che è stata sotto il silenzio occidentale in tantissimi casi, ci sono stati alcuni casi, alcune denunce forti, ma sono stati rari. Il sistema occidentale ha appoggiato e ha accettato, tollerato questo tipo di azioni disumane che la Cina ha fatto per certe popolazioni. Detto questo, guardiamo un attimino anche la situazione politica attuale. Praticamente questo presidente, dobbiamo fare un po' un riferimento storico, in quanto questo presidente è stato eletto nel 2012 e subito ha fatto partire delle epurazioni politiche molto importanti. Nel 2012, attraverso quello che è stato giustificato come una campagna di anticorruzione, è stato fatto arrestare, a volte suicidare oppure giustiziato, più di 102.000 politici nella prima parte dell'azione di epurazione. Quindi subito dopo il 2012, subito dopo la sua elezione, c'è stata questa grandissima epurazione politica. Poi è continuata questa epurazione politica in tutti questi anni, questi 10 anni, e quindi tutto questo ha portato a un grandissimo incremento dei nemici del presidente. Ovviamente tutti questi politici che sono stati arrestati hanno un seguito e questo seguito è andato aumentando, tanto più è aumentata l'epurazione che il presidente ha fatto. Il suo più grande errore, secondo me, è stato quello di farsi eleggere per il terzo mandato. Questa è stata la sua condanna, perché praticamente lui poteva mettersi da parte, fare eleggere un suo delfino e quindi poter coordinare il lavoro politico da dietro le quinte. Mentre invece ha voluto e questo ovviamente lo porta a essere loro, e quindi dal mio punto di vista ovviamente lui Aspetta, ti ho perso adesso, non ti ho più sentito. Vediamo se riusciamo a recuperarti. Beh, intanto grazie per tutte queste testimonianze così preziose. credo ci sono state delle interruzioni. Ah, ecco, adesso ti sento. Sì, di queste cose inevitabilmente. Ecco, adesso sei sparito. Vabbè, insomma, fino ad ora è andata anche abbastanza bene, insomma, rispetto a potenziale anche censura, insomma, in questo clima così repressivo. Vediamo se riusciamo ad avere il nostro ospite, altrimenti faremo una... Sì, siamo qua? Sono tornati. Ecco, adesso ti sento, ecco, perfetto. Allora, vorrei tornare un attimo, prima di salutarti, poi magari faremo un'altra puntata, in modo che vedremo di sistemare anche questi problemi di linea, ecco. Volevo tornare un attimo sulle manifestazioni, no? Perché come giustamente sottolineavi tu, questa eccezionalità delle manifestazioni, delle proteste, insomma, dai tempi di Piazza Tiananmen. Volevo chiederti se insomma, di aiutarci un po' a fare ordine rispetto appunto alle notizie che arrivano qui sui giornali, quindi se è vero che sono state arrestate delle persone, se sono state intercettate attraverso i cellulari, quindi con le celle telefoniche, e quindi coloro
sull'internazionale, mi pare che ci fosse scritto, insomma, che coloro i quali venivano intercettati nelle proteste appunto venivano poi arrestati, o comunque cambiava il codice, probabilmente il QR code, non so, il codice diventava da verde a rosso, e anche se ci spieghi questa cosa, quindi cosa significa questi codici a semaforo che ti permettono di avere dei diritti come comprare dei beni o poter accedere all'ospedale o altro, perché insomma qui si fa fatica a capire come almeno fino adesso è stata gestita questa situazione. Ecco. Questa è una domanda molto interessante con una spiegazione piuttosto lunga e cercherò di essere breve. Sì, qui si vive a codici, normalmente il codice è verde, ma ovviamente per quello che hai detto te, se uno partecipa a delle manifestazioni oppure scrive anche cose sgradite, il codice può diventare giallo, arancione, oppure può diventare rosso. Quindi se diventa arancione non puoi muoverti, non puoi andare in giro, devi stare in casa, non puoi neppure andare al supermercato a fare spesa e quindi devi stare in casa. Se diventa rosso invece vieni preso e vieni infilato in uno di questi centri che sono praticamente delle prigioni e quindi vieni messo in uno di questi centri e da lì non puoi muoverti per 1, 2, 3 settimane, questo lo decidono loro. Decidono quando il tuo codice diventerà verde, quindi dipende da quello che hai fatto. Quindi hanno creato più di 240.000 posti, prigione, qui vicino, e quindi dico, è ovvio che questo è un modo per imprigionare la gente in qualche modo. Ti dirò di più che da 4 giorni a questa parte praticamente non si può più neppure mettere un like, cioè prima di mettere un like o prima di spedire un qualsiasi messaggio viene fatto un controllo precedente, quindi se quello che viene scritto è qualcosa che è conforme a quello che il sistema vuole, può essere pubblicato, altrimenti non può essere pubblicato e neppure può essere pubblicato un like su uno di questi messaggi. Quindi questo è un rafforzamento dell'ipercontrollo già esistente in questo paese. E questo è quello che vorrebbe essere espanso, quello che voleva essere espanso attraverso il Covid a livello globale. Quindi il discorso del Green Pass, del codice nel mondo occidentale è praticamente un'espansione di questo sistema. Esatto, quindi insomma ci confermi questa realtà così surreale, insomma, che da qui sembra quasi sì, lo scenario peggiore, no? Quasi fantascientifica, in cui realmente si è legati a un codice, un po' come il sistema, il social credit system, no? Il sistema di credito sociale che dal 2013 stanno cercando di attuare in alcune città della Cina, e adesso ho letto che a novembre insomma è stata, insomma, la legge è stata istituita rispetto all'iniziare proprio a dare dei punteggi in alcune città a partire da un punteggio, insomma, 1000 punti, e poi in base a come ci si comporta allora si possono perdere punti o meno, come ad esempio nell'andare nelle manifestazioni, ma non solo, insomma, se non si fa quello che il governo decide essere cosa buona e giusta, allora si può perdere la possibilità di uscire dal paese, di affittare una casa o di frequentare determinate scuole, insomma, quindi è davvero una conferma inquietante, ecco, perché qualche notizia qui arriva velata, ma si fa sempre fatica, no? A capire se è possibile che realmente ci sia una realtà tanto terribile, ecco. Quindi io ti chiederei adesso di dirci quali sono le paure che ha anche una persona che vive lì al momento, nel senso se tu al momento cioè, pensi di incorrere in dei rischi, se hai paura per te, insomma per i tuoi cari, e poi quali sono gli scenari
che ti attendi, insomma, rispetto alla gestione del Covid al momento, ecco. Allora, per quanto riguarda gli occidentali, normalmente il rischio è l'espulsione dal paese. Quindi sì, possono metterti in quarantena obbligatoria anche se non sei positivo, però voglio dire, di solito poi intervengono i consolati e quindi uno se ne va. Quindi il rischio è quello che un imprenditore che magari abbia delle attività debba chiudere e partire, quindi essere espulso dal paese. Questo è il rischio principale per uno straniero. Ovviamente diverso è per i cinesi e ovviamente devi pensare che più del 50% degli stranieri sono già andati via e questo esodo continua ad andare avanti, quindi continua ad aumentare la percentuale degli stranieri che se ne sono andati e che se ne stanno andando. Detto questo, ovviamente la cosa più preoccupante è il fatto che questa restrizione delle libertà ha ovviamente cambiato il tenore di vita, ha cambiato la qualità della vita. La qualità della vita sia per i cinesi che per gli occidentali. E questa è la ragione principale per cui molti occidentali se ne sono andati. Ora, vivere in Cina è sempre stato un challenge, ma in questo momento diventa davvero un'impresa. Certo. Va bene, allora, caro nostro ospite, io veramente ti ringrazio infinitamente per la tua preziosa testimonianza e speriamo, insomma, di poterci sentire, di poter collaborare in un clima veramente più sereno, più dignitoso, insomma, e umano, ecco. Buona per tutto. Io sono disponibile a ricollegarmi sempre che non venga cacciato. Va bene, ti ringrazio davvero per il coraggio e per l'esempio. Non succederà niente di male, perché insomma se si fanno delle cose buone per noi e per tutti non bisogna aver paura di nulla, secondo me. Va bene, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie mille di aver seguito questa puntata di Sul Pezzo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Salve, arrivederci. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.